Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Abbiamo appena lasciato Kirkenes, dove abbiamo fatto tappa per la notte e rifornimenti, e adesso ci dirigiamo verso il Parco Nazionale di Varanger e speriamo anche che smetta di piovere, perché è da ieri che piove. Ieri sera ci siamo fermati a dormire in questa penisola che si chiama Eckerö e questo posto è molto famoso tra marzo e agosto per la quantità di avifauna che viene qui in quel periodo. Ora noi ci facciamo due passi perché ci sono due sentieri qua all'interno di questa penisola e facciamo due passi e andiamo a vedere se vediamo comunque qualcosa anche in questa stagione. E una cosa che abbiamo notato da queste parti è che ci sono tantissime costruzioni in legno che servono per l'essiccazione dei pesci quando è naturalmente la stagione per fare questa attività. Ah, di nuovo. Chissà com'è morbida la lana. Ma stava molto crespa e affilata perché quando sentiva la morte. Stamattina siamo partiti da Eckerö, dove abbiamo dormito questa notte, e adesso stiamo per arrivare a Hemningberg. Sì, un nome simile. Un nome stranissimo. Comunque la strada per arrivare in questo posto è bellissima, veramente direi è la il strada posto più bello che abbiamo visto ad oggi nel nostro viaggio, sì, assolutamente. Non c'è niente come piace a noi, pochissime abitazioni, ma veramente da contarle nelle dita di una mano,
e purtroppo ha continuato a piovere, però i paesaggi sono molto belli. Siamo arrivati a Hamningberg e non c'è nessuno, cioè veramente non c'è una macchina, non c'è una casa con le luci accese dentro, cioè ci sono le luci accese fuori e qualche luce davanti alle finestre delle case, come in tutta la Norvegia, perché da tutte le parti è così. E abbiamo parcheggiato nel parcheggio, diciamo, consigliato, penso per l'estate, perché probabilmente d'estate qua viene un sacco di gente, essendo proprio in cima alla penisola. E abbiamo detto, vabbè, adesso già che non piove facciamo 2 passi. Allora, mentre io chiudevo tutto prima di scendere dal van, Massimo è venuto un po' più avanti a piedi. C'è uno spettacolo qua che è eccezionale, cioè veramente la strada qua è pazzesca, c'è un panorama incredibile e quindi mi sa che risaliremo a bordo, invece che andare a fare 2 passi nel paesino andremo a fare 2 passi andando un po' più avanti lungo questa strada, perché è veramente bellissimo. Bene, perché secondo me con i lasciano ripetitori telefonici. Potrebbe. Guarda un po'. Sì, sì. Beh, non so se si vedono con la GoPro, però sì. Da in cima, sì. Sì, sì. Ma diciamo che il telefono prende ovunque. Sì, abbiamo avuto pochissimi posti dove c'era un poco segnale lì. Sul sentiero c'è pieno di gusci di ricci di mare. Secondo me gli uccelli, credo, ma potrei dire una stupidata, li mangiano e poi ovviamente li lasciano qua dove capita. In realtà, proseguendo, abbiamo visto che ci sono parecchi tronchi anche qua, diciamo, lungo il sentiero, ma che si capisce che sono portati dal mare, e quindi è possibile che anche i ricci che abbiamo visto siano arrivati con qualche magari grossa mareggiata. Dovremmo metterci così. C'è un'aurora boreale, vi vedo i riflessi. Ora qua c'è tutta la luce, perciò non me... ma in cielo c'è un po' di aurora boreale sparsa. Il vento arriva da così, praticamente prende lo spigolo posteriore, guardando il sedere del camper, il retro sinistro.
e non è male. Forse se ci girassimo un pochettino così, ma sarebbe ancora meglio, sarebbe, sì. Siamo fuori dal van perché E si vede? si vede, perché c'è un'aurora pazzesca tutto intorno a noi, e anche perché siamo talmente in alto che per forza dovevamo vederla. E No, quindi, siamo mica in alto, questo qua è il mare. no, in alto come latitudine intendo io. Ok, scusa. E siamo sul mar glaciale artico, qua davanti a noi c'è la spiaggia del mar glaciale artico. E vi assicuro che è artico perché ho le dita Io ibernate. i piedi. E comunque lo spettacolo è pazzesco, è incredibile, e quindi stiamo sbizzarrendoci a fare foto in tutte le salse. Ci abbiamo messo lo zaino come contrappeso perché sennò il vento si porta via tutto, si porta. E per spostarci dobbiamo fare così. Olè, olè, olè. Andata. Doveva essere una giornata serena e invece è ancora abbastanza burrascosa, anche se da quel lato laggiù si sta aprendo, c'è uno spivaglio che potremmo avere un po' di sole oggi. Questa notte c'è stato un vento fortissimo e ci ha fatto ballare tutta la notte, un po' ci ha cullato e un po' ci ha tenuto svegli, e il mare oggi è uno spettacolo, è bello tosto, bello imponente, burrascoso. Questa mattina siamo un po' fregati perché davano bel tempo, effettivamente verso est un po' si è aperto, ma qua c'è ancora nuvolosissimo e piove ghiaccio, c'è un vento fortissimo e piove ghiaccio. Volevamo andare a fare una passeggiata lungo la costa, ma allo stato attuale insomma non ne vale la pena. Aspettiamo, facciamo 2 giri magari qua intorno col camper per vedere se vediamo qualcosa e poi speriamo che si apra. È un peccato, purtroppo è così. Allora, abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata verso il paese, dato che di lì ci sembra che sia meno a rischio di pioggia, perché è più aperto in quella zona. E siamo nel paese di Hamningberg, difficilissimo. e niente, oltre il paese c'è di nuovo un pezzo di costa dove speriamo di avere un bel panorama e di vedere magari un po' di fauna marina. Sembra una cittadina fantasma perché le case sono molto carine e ben tenute, quindi si capisce che sono ancora vissute, però sono tutte case di vacanza e quindi sono tutte chiuse perché adesso non è stagione di villeggiatura. Sono tutte chiuse, hanno una lucina accesa sempre alla finestra perché in tutte le casette che abbiamo visto
c'è la lucina accesa, però non c'è nessuno. In questa cittadina si possono vedere delle case molto vecchie che si riconoscono subito, quelle molto vecchie, perché hanno sul tetto tutto uno strato di muschio, diciamo, cioè di terra e muschio, che veniva messo proprio per proteggersi dal vento, il ghiaccio e il freddo, diciamo, invernale. E si riconoscono appunto per quello, e ce ne sono parecchie. E qua camminiamo proprio nella storia di Hamningberg. Abbiamo ancora, diciamo, tutta la parte vecchia, ecco, della vecchia città. Mamma mia, che vento gelido e che onde pazzesche che ci sono in questo punto. Incredibili, veramente. Ho le punte dei piedi congelate, e anche perché camminando sul terreno umido sicuramente non agevola. Ma allora c'è vita anche qui. Abbiamo appena visto una persona col cane. Il cane è proprio qua davanti a me e ora corre da Max. Eccolo lì. Dopo Hamningberg, che ci ha regalato un po' di sole, sì. Adesso stiamo andando a Vardo. Let's run away to the coast, somewhere far away from home. All we need is just ourselves and nothing else. Feel the sand between our toes, hear the oceans ebb and flow. The summer air fills our lungs and keeps us young. So we'll write our names in the sand right where we lay, our bodies down to rest, and we'll fall asleep where the land and ocean meet, our place in the wilderness. The fire burns through the night, keeps us warm till morning light. We'll watch the sun fill the sky and lose all sense of time. So we'll write our names in the sand right where we lay, our bodies down to
in the west.